Benvenuti a tutti come sempre nel mio canale dedicato al mondo degli strumenti ottici e digitali per l'osservazione del cielo e della natura. Sono Piergiovanni Salimbeni, per chi non mi conoscesse sono un giornalista e tester in questo settore dal 1997. Oggi vi parlerò di un accessorio che ha attirato molto la mia attenzione. Si tratta della montatura parallelogramma V2 di Artesky che costa 799 €, treppiede escluso, ed è progettata per gestire binocoli e piccoli telescopi dal peso fino a circa 6 kg. Una soluzione che promette di rendere le vostre osservazioni decisamente più comode e stabili. Vi invito come sempre a leggere anche la recensione più completa sul sito ufficiale che è binomania.it. Nel frattempo, se volete iscrivervi al mio canale potete farlo gratuitamente utilizzando il pulsante qui in basso. Noi ci vediamo subito dopo la breve sigla. A tra poco! Perché è un parallelogramma e qual è la differenza rispetto a altri supporti? Se seguite Binomania sapete quanto io apprezzi un binocolo nell'osservazione astronomica oppure in quella dei rapaci o degli aerei, non solo per la qualità ottica ma anche per la facilità di utilizzo. E non c'è quindi nulla, secondo me, di più frustrante che possedere uno strumento di qualità, luminoso, magari nitido e contrastato, e poi non riuscire a sfruttarlo al meglio nelle osservazioni allo zenith, o perché vibra troppo, o perché siete scomodi, o perché dovete anche assumere posizioni veramente affaticanti per i muscoli del collo e le vertebre cervicali. La montatura V2 di Artesky nasce esattamente per risolvere questo problema. Sostiene infatti strumenti impegnativi con fluidità, riduce al minimo le vibrazioni, permette di osservare comodamente anche con persone di altezze differenti. Questo poi è il principio del parallelogramma, perché è semplice e geniale. Grazie infatti ai bracci articolati, il binocolo rimane sempre puntato sull'oggetto inquadrato, anche se, come in questo caso, voi andate a variare l'altezza, quindi alzandolo ed abbassandolo. L'oggetto rimarrà sempre al centro del campo, ma cambierà soltanto l'altezza per l'osservazione dell'osservatore, scusate il gioco di parole. Quindi è una soluzione perfetta per la didattica, ad esempio le serate di gruppo. Ognuno potrà osservare lo stesso oggetto senza che sia necessario ogni volta ripuntare lo strumento. Il baricentro costante e la barra contrappesi da 20 mm garantiscono un bilanciamento corretto. I movimenti poi sono veramente fluidi, senza sforzi e senza vibrazioni percepibili, soprattutto nel panning. Gli snodi sono ben realizzati con delle frizioni precise che bloccano lo strumento quando serve, ma non oppongono mai resistenza eccessiva per gli spostamenti, quindi potete regolargli la fluidità. Infine la struttura è composta da alluminio anodizzato e di acciaio e conferisce un combo tra ciò che definirei rigidità, resistenza alla flessione ma anche assorbimento delle vibrazioni. Anche vicino e forse oltre al limite di carico come oggi non si avvertono flessioni significative e i due bracci secondari sotto a quello principale lavorano come rinforzo, migliorando quindi la stabilità complessiva. La montatura pesa circa 5 kg e da chiusa misura soltanto 70 cm. Adesso però, prima di parlarvi nello specifico delle mie impressioni pratiche, vediamo un po' i dati tecnici.
Allora, la portata massima, come vi ho detto, è di 6 kg, equivalente a binocoli fino a 100 mm con prismi di porro, quindi dritti, o binocoli angolati come il Cowell Ender, e anche telescopi compatti, quindi è sufficiente per gestire la maggior parte degli strumenti degli appassionati. Braccio principale, braccetti secondari con struttura della V2 che si basa su un braccio principale da 40 mm di diametro che integra la barra portapesi telescopica da 20 mm. Inferiormente ci sono due braccetti da 12 mm di diametro che fungono da guide per garantire ulteriore stabilità e controllo dei movimenti, evolvendosi quindi rispetto al precedente modello che usava dei profilati in alluminio scanalati. La sezione tra la testa e i bracci invece è formata da elementi sagomati avvitati tra loro, e questo, come potete notare in questi particolari, è un gran bel vedere, che oltretutto diminuisce le vibrazioni e aumenta anche la stabilità. Per quanto riguarda la compatibilità, abbiamo un morsetto a coda di rondine a doppio attacco, quindi 1/4 e 3 ottavi, e questa è una scelta intelligente perché consente di montare sia binocoli astronomici sia spot in dritto o altri senza adattatori specifici. Avete varie piastre, sganciate uno, spostate i pesi e montate l'altro strumento. I movimenti, come vedete, sono a 360 gradi sull'asse orizzontale, 185 sull'asse verticale, più un altro movimento in escursione del braccio, diciamo così, a 90 gradi. Questo tradotto che cosa significa? Significa avere un cielo sempre totalmente coperto dal punto di vista osservativo sino allo zenith, senza posizioni scomode. Ovviamente, come vedete, il perno di rotazione in azimuth non ha regolazione, ma con un corretto bilanciamento direi che si possa definire praticamente superfluo. Per i contrappesi potete montare le classiche piastre da 5 kg astronomiche con pesi standard, quindi questo è un vantaggio evidente perché potete utilizzare anche la vostra accessoristica. Il treppiede non è in dotazione, ho utilizzato il mio Uni 19C che costa circa 750 euro e pesa 7 kg. Questo setup è ideale quindi per l'utilizzo con binocoli di grandi dimensioni, come ad esempio il Cowell Ender che è un 82 però pesa tantissimo, oppure i classici 25x100 e 28x80 con prismi di porro. Inoltre la combinazione di questi componenti offre una stabilità che direi eccellente, consentendo osservazioni fluide e prive di vibrazioni. Ovviamente non è leggerissimo come un treppiede con testa video, ma il tutto è perfettamente proporzionato al tipo di carico, guardate, sto girando con un dito, che deve gestire. La massa distribuita inoltre garantisce stabilità anche nei momenti rapidi, quindi è perfetto nel panning. Altezza operativa a 160 cm con il treppiede Artesky, è suggerito da loro, ma con la Uni 19C si può alzare veramente tanto, e diciamo che si possono superare facilmente i 2 metri, un dettaglio che fa davvero la differenza quando si osserva allo zenith e soprattutto senza grossi stress per il collo. Come potete vedere, questa mattina ho montato sulla V2 il Cowell Ender Prominar, obiettivi alla fluorite, quindi ottiche apocromatiche, oculari di serie, compatto ma massiccio, infatti misura circa 42 cm ma pesa 6,2 kg, un valore che richiede due contrappesi da 5 kg, posizionati come vedete in questo modo per garantire un bilanciamento corretto, dato che la barra della V2 misura soltanto 41 cm. Con una barra più lunga forse sarebbe stato possibile utilizzare un solo peso, ma secondo me lo hanno fatto i progettisti per contenere l'effetto leva del peso del binocolo, anche questo comunque dell'accoppiamento dei pesi, vibrazioni e flessioni. Il fissaggio può avvenire tramite la pinza in dotazione, utilizzata con una piastra lunga che è uguale a quella della Manfrotto, che consente di regolare con precisione il baricentro, oppure quelle classiche viti filettate perché nella parte inferiore avrete varie possibilità di fissaggio. Con un minimo di attenzione, come questa mattina avete visto all'inizio il montaggio, si ottiene un equilibrio praticamente perfetto, con il Kowa, ragazzi, che resta sospeso in aria senza necessità di sfruttare e serrare eccessivamente i giunti, nel senso che basta eliminare quei piccoli giochi dati dal peso per ridurre al minimo eventuali oscillazioni. È incredibile poter gestire un bestione del genere praticamente, guardate qua, con un dito.
Ho testato poi la risposta alle vibrazioni con piccoli colpi sul treppiede e sulle parti metalliche della montatura. Diciamo che il cosiddetto time to dump si è mantenuto entro pochi secondi, 3-4 secondi, un risultato molto buono considerando la mole dello strumento ma anche la leggerezza e la compattezza del parallelogramma. Adesso ragazzi vi lascio a una breve prova sul campo che ho effettuato con l'Action Cam in queste notti, dove vi spiegherò le mie impressioni magari poco tecniche ma a caldo e molto genuine. Bilanciamento con lo Zeiss Conquest HDX, guardate la fluidità, poi potete fare praticamente panning destra sinistra ma con una mano, e si gira in maniera veramente molto fluida. Adesso riaccendo le luci, ho osservato circa mezz'ora il cielo con lo Zeiss Conquest HDX 8x56. Come potete vedere, l'utilizzo della montatura parallelogramma nelle osservazioni astronomiche con binocoli soprattutto dritti è eccezionale. Voi guardate la comodità d'uso, i movimenti sono veramente molto fluidi. Inoltre questa montatura parallelogramma rispetto alle altre ha anche la possibilità, vedete, di muoversi in questo modo sull'asse orizzontale, che è una decisa comodità che non è presente su molti supporti, in realtà pochi perché non ce ne sono tantissimi, su molti supporti della concorrenza. Ho compiuto osservazioni anche allo zenith. Adesso ovviamente non posso vedere nulla col faretto puntato, però era giusto per mostrarvi la facilità di utilizzo. Guardate la gestione della montatura, la sto muovendo veramente con 2 dita, è incredibile. Si presta molto bene anche all'utilizzo di piccoli binocoli, quindi formati da 56 mm 70, un bel 16x70 ad esempio sarebbe perfetto per questo genere di osservazioni. In ogni caso ottimale per 20x80 e 25%. Adesso vorrei mostrarvi un qualcosa di un po' più complesso, quindi l'utilizzo del Cowell Ender, che pesa all'incirca 6,3 kg, quindi è decisamente più pesante dello Zeiss Conquest HDX. In questo caso, come comunque avrete modo di sentire nella recensione poi completa, dovrò utilizzare un altro contrappeso da 5 kg, in quanto la barra comunque è all'incirca 40 cm. Con una barra più lunga presumibilmente avrei potuto sfruttare soltanto un contrappeso. Come vedete adesso ho già fissato sulla piastra il Cowell Ender. Ci sarebbe stata anche la possibilità di gestirlo senza piastra, solo con la vite e le filettature. Inoltre, essendoci delle posizioni prefissate grazie alle varie filettature, potete bilanciarlo al meglio. Io qua ho un po' esagerato anche con 3 dati in diagonale per una maggiore sicurezza. Con il Kowa bisogna sfruttare un contrappeso da 5 kg in più. Ovviamente, dovendo tenere l'Action Cam, ragazzi, dovete scusarmi perché non è facile come utilizzarlo senza mostrarvi quello che sto facendo. Allora vedete che in questo modo non è ancora bilanciato, quindi devo spostare leggermente almeno uno dei 2 contrappesi. Il Cowell Ender, che vi ricordo pesa circa 6 kg, è perfettamente bilanciato. Sta di fatto che si gestisce veramente anche in questo caso, guardate qua, con un dito, per utilizzo astronomico parallelogramma tutta la vita. Adesso osservo
un po' il cielo e poi vi darò le mie impressioni anche nell'utilizzo di un binocolo comunque decisamente pesante, perché siamo quasi al limite di quanto dichiarato dal costruttore a livello di peso, contenimento, vibrazioni e quant'altro. Ragazzi, io ho terminato anche questa sessione osservativa con il Cowelander. Come prima cosa vi vorrei far notare la meccanica del Berlebach 1.19C, che vi ricordo è comunque disponibile da Artesky. Guardate come riesce in tutta scioltezza a gestire 2 kg da 5 kg la montatura più il Cowelander, quindi stiamo parlando di quasi 10, 16, quasi 22-23 kg senza alcun problema. Ho voluto provare a alzarlo perché ho cercato di compiere delle osservazioni anche allo zenith, proprio per guardare ad esempio la costellazione del Cigno. Come potete vedere, anche in questo caso, ragazzi, guardate, si gira tutto con un dito. In più posso anche utilizzare il sistema di traslazione caratteristico del V2 che altri parallelogrammi non concedono. Passaggi veramente rapidi con uno strumento che comunque è impegnativo, quindi sostanzialmente preferirei utilizzare il parallelogramma con un binocolo dritto. Ribadisco, il classico 25% o 20%, 20x80 sono veramente perfetti per questo genere di montatura. In ogni caso, questa sera l'Artesky V2 ha dimostrato di essere in grado di gestire anche un binocolo decisamente pesante come l'Highlander. Poi è tutto regolabile, potete regolare le manopole, la tensione, è fluidissimo anche con tutto questo peso sopra. Senz'altro le sue prestazioni dipendono e saranno anche proporzionali alla robustezza del treppiede, quindi vi consiglio di chiedere un consulto Artesky. Quello che ho appurato questa sera, ragazzi, è stato che nel classico colpetto che si può indurre vibrazione magari mettendo fuoco o spostando, certamente l'assestamento delle vibrazioni non è come quello utilizzando una pesante testa video con magari lo stesso cavalletto. Quindi stasera ho verificato 32 per sul tappeto erboso, circa 4 secondi, mentre nel panning è perfetto, cioè proprio non vi accorgete neppure di vibrazioni o di problematiche particolari. Vi sembra di stare gestendo un binocolo 8x50 o 10x50 a mano libera, tanto è fluida. Spero che riuscirete a vedere la gestione di questo binocolo. Ecco qua. Consideriamo anche che nell'utilizzo magari con un lettino solare oppure con una sdraio o una sedia, potendo abbassare il treppiede, l'assestamento delle vibrazioni scende di circa un secondo e mezzo, sempre su tappeto erboso. Io termino qui la parte pratica e vi lascio alle conclusioni del video con pregi, difetti e la sintesi. Prova mattutina per verificare le vibrazioni. Calcolate che ho sempre l'iPhone XR in mano e non ho neanche un adattatore specifico per gli oculari dello Zeiss. Quindi inquadriamo appoggiando la zona delle Alpi. Adesso do colpetti al binocolo, alla montatura. Vedete che è praticamente ininfluente con questi diametri, e il panning, se riuscissi a mantenere in asse l'oculare, ce l'ho fatta. Guardate, il panning è preciso e non induce nessuna vibrazione, insomma è veramente fluidissimo. Anzi, devo andare pure piano perché dopo magari i fotogrammi non ce la fanno a gestire la velocità dei movimenti. Adesso, ragazzi, sono con il Cowelander, purtroppo sto tenendo un po' mano libera
lo smartphone ci sarà qualche vibrazione, col petto sul binocolo, guardate, è anche forte adesso, belle pacchette, ma comunque assestamento delle vibrazioni vi devo dire che non è male, in proporzione alla compattezza di questo parallelogramma. Repetita Juvent, metto a fuoco, ok, guardate la fluidità nel panning, fin troppo veloce sto andando, e lo smartphone non è collegato all'adattatore per oculare e coa perché purtroppo oggi, mea culpa, l'ho dimenticato a casa, vedete, e il tutto stavo girando con un dito. Spero che l'intermezzo vi sia piaciuto. Adesso vorrei parlarvi anche dell'osservazione terrestre. Quindi durante le prove nell'osservazione terrestre, come il tracciamento di aerei in volo, ho apprezzato la rotazione a 360 gradi, quindi la regolabilità della testa e la frizione, che sono entrambi ben calibrate, sono elementi che secondo me garantiscono un controllo veramente preciso, con movimenti rapidi ma morbidi e fluidi. È chiaro che il Cowell secondo me rappresenta il limite superiore per questa montatura. A ingrandimenti elevati si percepiscono oscillazioni in fase di messa a fuoco, ma come vi ho anticipato nella prova pratica, nel panning lo ritengo molto soddisfacente perché si annullano completamente. Insomma, è un equilibrio interessante tra potenza ottica, praticità meccanica e compattezza. Come avete visto, durante le mie prove ho anche voluto testare la montatura di Artesky a parallelogramma non solo con binocoli pesanti, ma anche con un modello molto più leggero e versatile. In questo caso si tratta di uno Zeiss Conquest HDX da 56 mm che sarà oggetto dei prossimi test. È uno strumento che sto iniziando ad apprezzare e tra breve comunque troverete una recensione approfondita sul mio canale. Ottiche luminose, con vetri a bassa dispersione, ampio campo reale e comunque un'ergonomia che lo rende già di per sé molto piacevole da usare a mano libera. Tuttavia, chiunque abbia osservato a lungo con un 56 mm sa che soprattutto nell'osservazione astronomica con il tempo anche 1,5 kg di binocolo può affaticare le braccia. E qui entra in gioco il parallelogramma. Per bilanciare correttamente, come potete vedere, ho utilizzato soltanto un contrappeso da 5 kg che nel mio caso si trova in questa posizione. Va posizionato leggermente più vicino al fulcro centrale della montatura. In questo modo vi devo dire che la regolazione, ma lo state vedendo anche voi, è risultata immediata con movimenti che sono risultati perfettamente fluidi e senza alcuna vibrazione. La sensazione anche in questo caso è quella di avere tra le mani un binocolo che è veramente sospeso nell'aria, sempre pronto a seguire lo sguardo senza resistenze o distrazioni. Non mi sono limitato al cielo, ho provato anche a seguire gli aerei di linea. Qui siamo purtroppo direi a pochi chilometri da Malpensa e quindi solcano parecchio sia il cielo notturno che quello diurno. In questo caso il sistema parallelogramma si è dimostrato sorprendentemente efficace, bastava un tocco leggero per seguire la traiettoria con un movimento che si dimostra veramente fluidissimo. La stabilità della montatura con questi piccoli diametri è entusiasmante e rende, come potrei dirvi, un'esperienza quasi cinematografica, praticamente con l'aereo che rimane perfettamente fermo nel campo mentre io mi muovo nel cielo senza fatica. Questa prova dimostra che la montatura parallelogramma V2 non è utile solo per binocoli mastodontici, ma valorizza secondo me anche strumenti relativamente compatti come i 56 mm, i 63, i 16x70 e i 20x80, trasformando una sessione osservativa in qualcosa di molto più rilassato e veramente più coinvolgente. Direi di non dilungarmi troppo, parliamo dei pregi in sintesi dei difetti.
Allora, tra i pregi, oltre alla qualità generale già citate, ci sono alcuni dettagli costruttivi che meritano attenzione. Quindi morsetto con sistema anticaduta che protegge lo strumento nelle fasi delicate di montaggio e bilanciamento, evitando quei momenti, diciamo così, di ansia in cui si teme che il binocolo possa cadere. Chiusura compatta, la montatura, dopo vi farò vedere mentre monto il video, è facilmente richiudibile e occupa poco spazio, soprattutto se si utilizza senza la pinza. La testa è a L, è removibile, volendo consente di passare da binocoli a piccoli telescopi senza alla fine poi dover acquistare montature separate, ampliando quindi secondo me la versatilità di tutte le componentistiche. Sistema di barra contrappesi che è retrattile con un morsetto affidabile e un blocco di chiusura, e riducono comunque l'ingombro durante il trasporto, rendendo la montatura molto più gestibile. Per correttezza però è giusto sottolineare anche alcuni aspetti migliorabili. La montatura richiede secondo me un treppiede robusto se la usate con grandi binocoli, e quindi usata su supporti più leggeri magari potrebbe comprometterne la stabilità. Il bilanciamento senza carico. La V2 non ha un sistema di sicurezza per bloccare il braccio durante il montaggio, quindi se io adesso tolgo il contrappeso necessariamente andrà sul peso del binocolo e viceversa. La culla è richiudibile, come vi ho detto, ma l'operazione non è immediata perché si deve togliere la pinza e occorre eventualmente smontare anche la manopola per la chiusura totale. Comunque ragazzi, i tempi di chiusura e apertura sono minimi. In conclusione, la montatura parallelogramma ArtSky V2 o V2 è uno di quei prodotti che quando lo utilizzate capite che le scelte di progettazione sono state fatte con esperienza e passione, dal design meccanico fino ai dettagli più piccoli, morsetto, contrappeso, frizione, insomma tutto collabora in concerto per dare un'esperienza osservativa fluida, precisa e penso anche duratura, visto la robustezza dei materiali. Se siete astrofili che cercano non solo vedere bene, ma vedere anche comodi, e se amate osservare all'alba o al crepuscolo, e se vi spostate osservate con bambini o con più persone, questa montatura può secondo me fare davvero la differenza, anche per la facilità di inquadratura dei soggetti. È senz'altro ragazzi un accessorio un po' costoso, ma ve lo consiglio con il cuore. Un grande ringraziamento ad ArtSky, quindi Luca, Stefano, Alessandro, per la fiducia e per avermi permesso di testarla ovviamente sul campo e di citare le mie impressioni personali. E l'ho fatto per capire se lo strumento potesse essere giusto per le vostre esigenze sotto il cielo. Vi ripeto il prezzo: la montatura costa 799 €, treppiede escluso. Quindi io vi consiglierei di spendere i soldi una volta sola e prendervi un bel 19C della Berlebach, però è anche sfruttabile se avete magari binocoli angolati meno pesanti del Kono Highlander con il treppiedi che ArtSky vi saprà senz'altro suggerire. Per oggi termino qui. Vi ringrazio per avermi seguito, vi ringrazio anche perché siete sempre più numerosi sia sui social che sul forum. Binomania, ormai il sito sta viaggiando sui 2000-2500 visitatori unici al giorno. Il canale YouTube ha poco più di 10.000 iscritti, ma in realtà siete molti di più. Io continuo a vedere il 70% di voi che entra e non si iscrive, quindi ragazzi, per voi è veramente ininfluente, dovete premere soltanto sul pulsante iscrizione. A me farete molto piacere perché avrò anche più iscritti e potrò anche sviluppare meglio il mio lavoro di giornalista e di tester. Quindi se ancora non l'avete fatto, vi invito a premere sul pulsante qui in basso per rimanere sempre aggiornati sul mondo degli strumenti ottici e digitali. Vi ricordo che questa montatura è disponibile sullo shop online di ArtSky, vi lascio il link qui sotto in descrizione. Un carissimo saluto a tutti da Pier Giovanni Salimbeni e buone osservazioni sospese con il parallelogramma ArtSky V2. Ciao ragazzi!